L'Inter mantiene il primo posto in classifica a +8 sul Milan secondo, nonostante i torti arbitrali subiti in questo fine settimana. Torti arbitrali confermati, appurati da tutti, da quasi tutti. In molte delle moviole alle quali abbiamo assistito ieri sera, molti esperti si sono espressi su quello che è successo in campo a San Siro, dando ragione all'Inter. La cosa che però mi lascia molto amaro in bocca è che chi dovrebbe in realtà valutare effettivamente la prova arbitrale di Manganiello e compagnia al VAR, promuove e sceglie di promuovere quello che è stato l'operato dell'arbitro, perché, questa mattina appunto ci è arrivata la conferma che l'AIA ha dato una buona sufficienza a Manganiello per la direzione in Inter-Atalanta con un voto che si aggira intorno al 7, quindi stiamo parlando veramente di una sufficienza, piena, più che sufficiente, nonostante insomma era stato anche riconosciuto l'errore in primis su Davide Frattesi in occasione di quel contatto con Scalvini. Fondamentalmente è come se io domani mi presentassi ad un esame universitario, ormai vabbè son passati i tempi universitari, però come se io domani mi presentassi un esame universitario, senza proferire parola, sbagliando praticamente tutto, con gravi ed evidenti errori e il professore decidesse da parte sua di darmi un bel, non lo so, un bel 28, un bel 30 e promuovermi comunque nonostante insomma io abbia dimostrato di non essere preparata. Ovviamente la sto prendendo con un sorriso, ma devo dirvi che nonostante i buoni risultati del weekend, e adesso ci arriviamo, questa situazione mi lascia molto amaro in bocca, perché siamo nel momento clou della stagione, nel momento decisivo e sinceramente vorrei vedere, qualcosa di diverso. Allora in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, innanzitutto ben ritrovati a tutti voi, andremo un po' a ripercorrere quelle che sono state le moviole sull'episodio e sugli episodi appunto di Inter-Atalanta, ma ci avviciniamo, cerchiamo anche di archiviare questa sfida, ci avviciniamo anche a Fiorentina-Inter con tutte le ultime novità sul fronte degli infortuni e poi c'è anche una classifica da riguardare, perché mentre c'era qualcuno che era lì ad attendere una scivolata dell'Inter, proprio sul bagnato tra l'altro, una scivolata dell'Inter e anche da una parte esultato per quelli che sono stati gli episodi, diciamo che adesso ha altre preoccupazioni perché, le rivali dell'Inter sono a debita distanza e bisogna riaprire un po' di discorsi sul campionato. Prima di partire però io vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, ad iscrivervi ovviamente ai canali di Passione Inter in un momento in cui serve veramente tanto supporto, da parte dei nerazzurri e serve unione. Quindi mi raccomando e poi vi aspettiamo anche nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club. Potete anche scannerizzare il QR code che trovate qui sopra di me e entrare a far parte della nostra famiglia nerazzurra. Allora, partiamo subito perché, come vi dicevo poco fa, Manganiello è stato promosso dall'AIA, ma in realtà anche le moviole, di ieri, insomma, tutto quello che è stato poi il commento degli esperti arbitrali, è stato un commento che va nella direzione dell'Inter. Io parto dal primo episodio in ordine temporale, quindi andiamo un po' in ordine, rispetto a quello che è successo e parto proprio con il gol dell'Atalanta, il pareggio, dell'1-1, da parte dell'Atalanta. Allora, qui Cesari secondo me, ci dà modo ancora di più di non dico innervosirci, però, di confermare un po' quelle che erano state anche quelli che erano stati un po' anche i nostri le nostre considerazioni. Graziano Cesari, lui dice: "Sono andato a vedere il regolamento dell'UEFA della FIFA in realtà, FIFA, UEFA le ha nominate tutte. Sapete cosa c'è scritto? Soft push, che significa spinta leggera. Allora come la mettiamo? Secondo me qui ci sta il fallo. Come sapete ieri con Simone e Lorenzo abbiamo discusso tanto anche di questa questione, di questo episodio, nello specifico, perché per noi rimaneva comunque un contatto, abbastanza leggero che si poteva anche non fischiare, però abbiamo anche aggiunto che rispetto a quello che era è stato fischiato poco prima, il fallo di Bonnì, bisognava trovare una coerenza nella stessa partita, quindi non tanto in partite diverse, ma addirittura nella stessa partita. A questo punto però ragazzi io mi tiro indietro perché di fronte al regolamento penso che non ci sia un'interpretazione soggettiva, ma è un'interpretazione oggettiva, quindi sono
questo caso Cesari ci conferma che questo, gol avrebbero dovuto annullarlo, ecco, perché appunto c'è questa spinta, anche se leggera, da parte insomma, di Sulemana su Dumfries e il gol doveva essere annullato. Ma a conferma insomma anche di tutto quello che, stiamo dicendo noi, sono arrivati, a parte tanti altri giudizi e tanti altri commenti da parte di esperti arbitrali, ma poi come ho detto poco fa, il discorso è che abbiamo visto in altre situazioni fischiare episodi simili e fischiare falli simili. Quindi purtroppo, si cambia idea in corso d'opera, si sta cambiando un po' la direzione in corso d'opera e come si è detto anche ieri sera in tante trasmissioni televisive, non è il massimo farlo nel corso della stagione, bisognerebbe mantenere una coerenza e farlo al termine della stagione, come poi aveva detto anche lo stesso Rocchi, perché eventuali cambiamenti sarebbero stati poi, appunto fatti al termine della stagione per la stagione successiva e non nella stagione in corso. Ma andiamo a quello che è l'episodio clou, l'episodio chiave di Inter-Atalanta, con un retroscena di Bordocam che ci fa rendere conto anche di quello che è successo e di quello che si sono detti i giocatori in campo, nello specifico i 2 protagonisti dell'episodio che sono, Scalvini e Frattesi con, ce lo ricordiamo, Frattesi che va a terra dopo un contatto con Scalvini che colpisce la gamba del centrocampista, nerazzurro e qui, Frattesi leggiamo, dice, Scalvini: "Mi hai preso". Lui tra l'altro il giocatore dell'Atalanta in questo caso risponde a Frattesi dicendo: non ho calciato, ero fermo". Lui dice: "Mi hai preso, te lo giuro su mia madre". Cioè Frattesi in quel momento concitato dice: "Guarda che mi hai preso". E poi dopo Frattesi si alza, va dall'arbitro Manganiello e dice: "Controllalo, guardalo, neanche un controllo? Ma come fate?". Quindi tutta la rabbia ovviamente, del giocatore che si sente toccare, cade a terra e vede che non viene insomma, presa nessuna misura e non c'è nessuna conseguenza. Poi poco dopo sappiamo anche quello che succede su Dumfries, ma adesso, ci torniamo. Sottolineo quello che è stato detto da Graziano Cesari a pressing, perché secondo me è un po' la chiave della questione. Tutti abbiamo detto che questo è calcio di rigore netto, abbiamo detto che il giocatore che Frattesi anticipa Scalvini e viene praticamente, fatto cadere a terra dopo un calcione, cioè non possiamo definirlo in altro modo. Ecco, a conferma del fatto che questo è calcio di rigore, non viene solo Graziano Cesari con la moviola, nella quale appunto dice: "Dall'immagine 1 è fallo, dall'immagine 2 è fallo, dall'immagine 3 è fallo, come fa il VAR a non intervenire?" Dall'altra parte è lo stesso Rocchi che conferma quello che stiamo dicendo, che Cesari fa riferimento allo stesso episodio al quale abbiamo fatto riferimento ieri con Simone e Lorenzo ed è ovviamente, il contatto tra Alexandro e Dumfries in Inter-Juventus di qualche anno fa. In quel caso, ce lo ricordiamo, viene dato calcio di rigore alla Juventus a sfavore dell'Inter. Qui Cesari dice: "Nel 2021 c'è un episodio importantissimo, Inter-Juventus, Alexandro con Dumfries, Mariani ha giudicato male, chiaramente cosa è successo? Il VAR è intervenuto perché l'arbitro di campo infatti non aveva giudicato quell'episodio come calcio di rigore, a quel punto interviene il VAR ed è stato concesso il calcio di rigore che poi è stato spiegato dallo stesso Rocchi e Cesari è andato a recuperare quelle che sono state le dichiarazioni di Rocchi, poco dopo l'episodio in un intervento fatto in quel di Lissone e Rocchi ragazzi spiega esattamente questo episodio, dicendo che appunto, vi mostro anche l'immagine, questo per noi è un intervento fuori tempo e sull'avversario. È un calcio di rigore da dare. Francamente, tutti i problemi che ha creato io non li ho capiti. Quindi in questo caso era un calcio di rigore netto che non doveva creare né discussioni né polemiche né problemi perché appunto era evidente l'errore dell'arbitro. Invece, la situazione di Frattesi e Scalvini c'è anche qualcuno che continua a dire che poteva anche non essere calcio di rigore. Quindi io dopo, queste moviole, ho ancora più risentimento per quello che è successo in campo l'altro giorno, devo essere sincera, perché non mi spiego com'è possibile che il VAR, che vede le stesse identiche immagini che vediamo noi, non interviene a supporto dell'arbitro, che poteva vedere il contatto, perché in quel momento in realtà, Manganiello era in posizione per vedere il contatto, ma se non vede il contatto, di fronte ad un chiaro ed evidente errore, tu devi intervenire. Tu sei
costretto, obbligato, ha il dovere, di intervenire e questo non avviene. In tanti appunto ieri si sono chiesti: "Ma com'è possibile?" Io non vedo l'ora di ascoltare, OpenVAR per avere delucidazioni al riguardo, perché devo capire che cosa si sono detti a Lissone in quel momento per giudicare questo episodio non punibile. Io continuo a non capire come può essere possibile. Subito dopo succede un'altra cosa in area di rigore, nello stesso istante fondamentalmente, cioè veramente qualche secondo dopo, con un altro giocatore dell'Inter a terra, in questo caso Dumfries, per questo contatto con Ederson. In questo caso Graziano Cesari nella moviola in realtà dice: "Secondo me prima c'è fallo di Dumfries per trattenuta iniziale, poi c'è calcio di rigore, ma prima c'è fallo". Questa però è una valutazione soggettiva di Cesari. Io continuo a dire, e abbiamo detto anche con Simone e Lorenzo, che questo è un altro fallo netto, perché è vero che i 2 giocatori sono in duello, cioè stanno lottando sul pallone, ma è anche vero che appunto Ederson allarga la gamba, su Dumfries e fa cadere il giocatore a terra con un contatto e un fallo che è netto. Quindi qua, ribadisco, per me rimane anche questo un episodio che doveva essere a favore dell'Inter, ma se fosse stato dato il calcio di rigore su Frattesi, che è netto e sul quale non devono esserci altre discussioni, questo episodio non sarebbe stato neanche discusso appunto, perché vale 0. Nel momento in cui mi dai il rigore su Frattesi, questo episodio automaticamente vale 0. Devo dire che mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto Trevisani, perché in tanti si sono indignati, si è indignato Biasin, si è indignato anche Beppe Bergomi, che tra l'altro ha lanciato una stoccata che voglio, riportarvi, perché lui ha detto: "C'è chi oggi dice una cosa e 2 anni fa ne diceva un'altra". Vi ricordate che anche ieri parlavamo del fatto che alcuni episodi in precedenza sono stati giudicati in un certo modo, facevamo riferimento anche al rigore dato per il fallo di Darmian in occasione di Inter Verona. La stessa dinamica, lo stesso episodio oggi viene giudicato in modo diverso. Ora ovviamente Bergomi non fa nomi, però è chiaro, e l'abbiamo detto più volte, che cambia un po' la visione, cambia un po' il commento in base al momento e questo non deve succedere, perché ci sono episodi che sono evidentemente simili, se non uguali, e la conseguenza deve essere almeno uguale, cioè ci aspettiamo che vengano prese le stesse misure. Dicevo, mi è piaciuto molto l'intervento di Trevisani che ha mandato una bella stoccata. Lui dice: "Cioè, chi è in sala VAR non ci deve rimettere più piede fino a fine stagione. Ne hanno fischiati 100 di rigori uguali, questo è un rigore che non si può non fischiare, è impossibile, è una cosa che non si è mai vista". Tra l'altro si è discusso tanto dei rigorini, del fatto che non bisogna dare rigorini. Questo non è un rigorino, l'ho detto anche Bergomi, qua non siamo di fronte a un rigorino, siamo di fronte ad un rigore netto che non viene fischiato dall'arbitro e per il quale il VAR non interviene e siamo tutti qui a domandarci, anche nei salotti televisivi, anche tra di noi, anche tra amici al bar, come è possibile che il VAR non sia intervenuto. Vogliamo spiegazioni, pretendiamo spiegazioni e mi auguro che qualcuno ci faccia sapere qualcosa, perché per adesso quello che ci torna indietro è soltanto l'AIA che promuove l'arbitraggio e promuove Manganiello e non possiamo restare in silenzio di fronte a queste decisioni e farci andare bene, nonostante poi la giornata di campionato sia andata nel verso giusto, ma non dobbiamo sperare che le altre sbaglino e non dobbiamo sperare noi, come ho detto ieri, di fare 3, 4 gol per evitare che succedano determinate cose. Bisogna capire in che direzione si vuole andare, perché così non possiamo vivere una stagione, non possiamo accettare di vivere il calcio e non è normale vivere il calcio in questo modo. Detto questo, dicevo, la giornata è andata poi alla fine abbastanza positivamente, perché questa è la classifica, insomma non al termine, perché terminerà questa sera la 29esima giornata, però al termine di questa domenica con l'Inter che ha +8 sul Milan che viene fermato, dalla Lazio a Roma di cortomuso. Vedete quanto sono importanti poi anche le vittorie per 1-0? Contano esattamente 3 punti e in questo caso il Milan rimane fermo appunto a 60. Con il Napoli che sta insidiando ragazzi. Io vi lascio questa domanda prima di andare poi a fare un attimo il punto sugli infortuni e prima di chiudere. Io vi chiedo: secondo voi questo Napoli potrebbe rientrare nella lotta a scudetto? Poi alcuni di voi mi diranno: "Non c'è lotta a scudetto perché l'Inter adesso è prima a +8 e quindi siamo tranquilli". Io continuo a dire che non dobbiamo essere tranquilli finché non abbiamo la certezza matematica eventuale di questo scudetto, perché vedete come in poco tempo le distanze si accorciano, si riallargano, cambiano le cose, cambiano le prospettive, cambiano i punti di vista. Ecco, quindi è tutto molto
sempre molto labile in campionato. E quindi vi domando, secondo voi il Napoli potrebbe addirittura tentare il sorpasso sul Milan, considerando che c'è uno scontro diretto all'orizzonte, perché tra qualche giornata le 2 squadre, si ritroveranno faccia a faccia. Quindi vi lascio con questa domanda, ma prima il punto sugli infortuni perché, notizia negativa di giornata, si ferma, Mkhitaryan che ha avuto un problema muscolare, dopo la partita contro l'Atalanta, deve svolgere degli esami strumentali, quindi siamo in attesa di, capire appunto qual è l'entità dell'infortunio. Con molta probabilità non sarà presente per la trasferta a Firenze. Dall'altra parte invece siamo in attesa di Çalhanoğlu e Lautaro Martinez, con Çalhanoğlu, che sta spingendo e c'è una buona probabilità che possa essere a disposizione appunto per la trasferta di Firenze. Anche Lautaro Martinez sta continuando a lavorare. Si prevede che in questa settimana, forse a metà settimana, potrebbe rientrare ad allenarsi in gruppo e da lì eventualmente, poi sperare nella convocazione a Firenze. Quindi pian piano Chivu sta ritrovando i pezzi da 90, non vediamo l'ora che rientri Lautaro Martinez che sappiamo sposta tantissimo, gli equilibri, però ragazzi la cosa certa è che affrontiamo questa settimana e ci avviciniamo poi a Fiorentina-Inter, da primi in classifica con 8 punti sulla seconda, e al di là di quelle che poi sono le polemiche ed è il malcontento per quello che è successo, sicuramente questa è, una cosa da sottolineare e forse ci fa vivere con più serenità questa settimana dopo tutto quello che abbiamo vissuto nelle ultime anche negli ultimi giorni. Ci aggiorniamo e commenteremo tutto quanto anche nella diretta delle 19:30 qui su Passione Inter. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Mi raccomando, vi aspetto anche nei commenti per avere le vostre risposte, le vostre considerazioni. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.